Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è venerdì 12 dicembre e celebriamo tutti insieme con grande devozione la festa della Virgen Morenita de Guadalupe, Mexico. Ecco, la Madonna Morenita, ecco, così la chiamano i messicani, che è apparsa nel 1531 dal 9 dicembre al 12 dicembre del 1531 a Juan Diego, lì proprio a Città del Messico, poco distante dal centro. Fra un po' vi racconterò perché parlo di questo oggi. Io sono stato lì e naturalmente il nostro pensiero, e a loro è dedicato oggi lo spazio, la finestra di Santi e Caffè, va a Padre Chabelo e al pequeño remanente fiel de Mexico, ecco, e poi dopo allora avremo modo di approfondirlo. Ma intanto oggi è venerdì, e quindi vi ricordo che è il giorno della passione di nostro Signore Gesù Cristo. E anche se siamo in avvento e ci prepariamo al Natale, tuttavia l'impegno del nostro piccolo resto è quello. C'è un rumore molto forte, prego la regia di mettere in prima un'altra immagine che devo far staccare il rumore, è troppo forte, ecco, grazie. Nel frattempo continuo la diretta. Dicevo che come ogni venerdì, anche in avvento e negli altri tempi liturgici dell'anno liturgico, noi ci impegniamo ad adorare Gesù in croce con le pie pratiche che già conoscete, che sono note, e cioè anzitutto l'astinenza dalle carni e dai suoi derivati. Non si mangia carne nei suoi derivati il venerdì, proprio per onorare la passione di Gesù. E poi l'altro grande diciamo atto d'amore a Gesù crocifisso è il pio esercizio della Via Crucis. Adoriamo Gesù in croce, lo ringraziamo per aver dato la sua vita per noi. Però io sempre dico ogni venerdì che è anche il giorno in cui particolarmente, figlioli cari, noi preghiamo per chi ci fa del male e chiediamo perdono a Dio a coloro a cui abbiamo fatto del male. Non ci accada mai di morire impenitenti nell'odio, non ci accada, figlioli cari, di andar via da questo mondo con odio nel cuore verso chi che sia, perché allora rischiamo la dannazione eterna. E se anche ci si salva, come dicono Natuzza, come dice Maria Simma, come dicono anche tanti altri mistici, ma proprio tanti, si fa un purgatorio incredibile. Ecco, quindi non bisogna portare odio e bisogna perdonare ai nemici, non bisogna augurare il male, non bisogna augurare il male agli altri, ma piuttosto pregare per loro che il Signore li perdoni e usi loro misericordia. E questo allora il venerdì particolarmente lo facciamo pensando a Gesù che sulla croce ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi anche il venerdì naturalmente è il giorno in cui uniamo i nostri dolori, ma quello si fa ogni giorno alla passione di Gesù. Non è che soffriamo solo il venerdì fisicamente, moralmente e spiritualmente. L'esistenza è un venerdì continuo, in fondo. È sempre passione, è sempre venerdì santo in attesa della risurrezione a Pasqua. Quindi andiamo avanti abbracciando la nostra croce, guardando a Gesù in croce, adorandolo con tutto il nostro cuore. Oggi è venerdì, quindi questa sera alle 21 c'è la preghiera dei pionieri che guiderò io, e da dove mi trovo, da qui, dall'Ungheria, e non è la prima volta. L'Ungheria sta diventando quasi una tappa ormai direi frequente di Dominutella. È una bella terra, ma però per me troppo fredda, anche voglio dire nebulosa in inverno. Cosa volete? L'inverno polare, insomma, possiamo dire così, arrivano i venti del nord o dell'est, piuttosto dell'est. Non è certo il Mediterraneo, non è il clima mediterraneo quello maggiaro, però siamo qui. Allora stasera io farò il rosario. Volevo dire ai pionieri di Palermo che ancora una volta per ragioni di tipo tecnico non ci sarà il collegamento, quindi potete rimanere a casa a seguire il rosario. Lo guiderò io da qui, dall'Ungheria, mentre sono in viaggio, come ora diremo, in Romania. Lo guido io alle ore 21 sul canale YouTube di Radio Domina Nostra,
Eccolo lì, Pionieri del Rosario, riflessione di Don Minutella, alle ore 21. Condividete, condividete, condividete. Ieri sera ho tenuto una puntata su San Giuseppe a riguardo del ciclo di catechesi Si è fatto carne, il mio libro di meditazione sulla nascita di Gesù. San Giuseppe umile e grande ci commuovi, questo è il titolo. Se voleste lo trovate disponibile sulle playlist di Radio Domina Nostra alla voce video, così potete anche seguire questa puntata di ieri sera, che veramente poi ci ha un po' toccato, perché San Giuseppe è una figura straordinaria. Vi invito ad ascoltarla se non l'aveste fatto. Ecco, come vi dicevo, io sono in viaggio perché dopodomani, domenica 14 dicembre, terza domenica di Avvento, mi troverò in Romania a Cluj-Napoca, come vedete, Hotel Stil, Faget Street, Cluj-Napoca, ecco, in Romania, alle ore 12 ora locale, perché in Romania c'è un'ora di fuso orario in avanti, e in Italia saranno le ore 11. Ecco, e invece martedì prossimo, 16 dicembre, in occasione dell'inizio della novena a Gesù Bambino, mi troverò a Cracovia alle ore 13:30, sarà la celebrazione, alle ore 13:30. Per voi italiani può risultare come orario, tutti questi orari abbastanza strani, alle 12 in Romania, alle 13:30 in Polonia, ma vi è che, diciamo, si è, come dire, ogni paese che vai usanza che trovi, insomma, ecco. Questo a noi risulta comunque favorevole, perché poi possiamo fare un po' di strada, ecco, quindi tutto sommato il gioco vale la candela. Allora, dopodomani in Romania, fra Celestino e io, e martedì prossimo alle 13:30 a Cracovia, va bene? Benissimo, ecco. Allora, mi hanno comunicato il programma delle celebrazioni natalizie di Don Enrico a Roma, che bello. Don Enrico sarà con un paio di seminaristi a Roma. Ecco, vedete il programma, lo leggiamo insieme: 23 dicembre, Santa Messa alle ore 18, poi nella vigilia di Natale, 24 dicembre, Santa Messa ore 11 e veglia di Natale ore 21. 25 dicembre, se non vi mettete d'accordo, 25 dicembre 2025, Natale del Signore, la Santa Messa alle ore 11, e 26 dicembre per Santo Stefano alle ore 11 la Santa Messa. Questo è il programma di Don Enrico. Ecco, poi gli altri programmi di Padre Ioannes, di Don Ramon, ve li rendo noti prossimamente. Ecco, prossimamente. Mi pare che ci siamo con tutta la programmazione che ogni volta dobbiamo annunciare. Come vedete compare sotto a destra il programma dei lavori al Piccolo Tabor. Siamo giunti al 12° giorno, perché sì, sono iniziati il 1° dicembre e quindi evidentemente il 12 segue il percorso proprio del calendario, quindi siamo al 12° giorno di lavoro a Tre Baseleghe, al Piccolo Tabor di Cristo Re. Vi chiedo sempre un aiuto, non dimenticate di sostenere, accompagnare l'opera di ristrutturazione del Piccolo Tabor. Vedete che passano in descrizione l'IBAN, il conto corrente postale, la PayPal e l'IBAN anche per chi è all'estero. Bene, miei cari, allora andiamo al programma di oggi, la finestra di oggi. Preghiamo la regia di mostrare il titolo, vediamo se è pronto il titolo. Eccolo lì, è un po' lungo però è simpatico: La Virgen Morenita, un omaggio a Padre Chabelo e al pequeño remanente, che andava scritto maiuscolo. Un omaggio a Padre Chabelo e al pequeño remanente de Mexico. Ecco, questo è un po' il titolo di oggi, con qualche maiuscola in meno, però è il titolo. Ecco, allora, oggi 12 dicembre è la festa della Madonna di Guadalupe. Guadalupe è questo, chiamiamolo, quartiere della città del Messico, però quando parliamo di città del Messico non dovete pensare alle nostre città, anche quelle grandi come Roma e Milano, ma dovete pensare a una non metropoli, ma una megalopoli. Io sono stato nel 2013, nel mese di luglio del 2013, ho fatto il mio primo viaggio transatlantico, sono stato in Messico, per andare però proprio al santuario di Guadalupe. Avevo promesso alla Madonna, divenuto prete, e quando si è potuto realizzare sono riuscito ad andare.
E lì a Guadalupe, cioè, intanto arrivi a Città del Messico che appunto ti sembra di perderti di casa perché è una città, ripeto, sconfinata. Io ricordo molto bene, arrivavo con un aereo olandese da Amsterdam, dopo 12 ore di volo circa, forse un po' di più, questo enorme aereo finalmente doveva atterrare, ma penso che sappiate che Città del Messico è a 3000 metri di altitudine. Infatti in quei giorni ho sofferto un po' il respiro perché appunto devi essere preparato, ti può venire mal di testa, comunque vendono le compresse, questo va detto. E, e quando l'aereo andava per atterrare, la mia sensazione è stata notevole per due motivi. Primo perché sembrava che l'aereo andasse a gettarsi su tutti questi colli pienissimi, ingombrati da abitazioni, diciamo queste fatte alla buona, e poi perché la città ti dà proprio il senso che è sconfinata. Città del Messico è forse uno stato più che una città. Ecco. Tuttavia c'è il centro storico e non molto distante, io ricordo aver fatto a piedi da Guadalupe al centro storico, non molto distante dal centro storico sorge questo santuario mariano, appunto di Nostra Signora di Guadalupe, che i messicani chiamano Virgen Morenita. Questo santuario è situato ai piedi di un colle, che ancora oggi è lì, il colle del Tepeyac si chiama, Tepeyac è il colle, dove nel 1531, come ora vedremo, ogni anno fa piacere raccontarla questa storia, è apparsa per quella che può essere considerata la prima apparizione pubblica, che precede di secoli Lourdes, Fatima e Medjugorje, la prima apparizione pubblica è apparsa la Madonna a un giovane indio di nome Juan Diego, come ora vedremo. Racconteremo il messaggio e il prodigio che è accaduto, perché la Madonna aveva promesso un segno che probabilmente è il segno più grande. Io quando andavo a trovare padre, il segno più grande di tutti che la Madonna ha dato, a mio avviso. A proposito di questo, ho visto che Visca si trova a Roma, è andata a Piazza San Pietro, con un gruppetto di suoi collaboratori, e volevo chiedere a me stesso, chiedevo a me stesso, ma il tempo dei 10 segreti e del segno sul codbordo, la Madonna, cioè qualcuno dice, qualcuno ha scritto forse un po' malignamente, però un fondo di verità c'è. Che senso avrebbe che la Madonna viene ad annunciarci i segni alla nostra generazione che poi si compiono fra 100 anni? A proposito invece del prodigio che la Madonna... Oh, non mi equivocate, non sto dicendo che non ci credo, perché poi quando parlo, anche ieri ci sono stati problemi. Dovete cogliere quel che intendo dire, no? Dovete cogliere quel che intendo dire. La Madonna quando viene annuncia qualcosa. Per esempio a Fatima ha detto: questa guerra sta finendo, se gli uomini non si convertiranno ne verrà un'altra peggiore di questa. Era il 1917, la Madonna aveva detto: quando vedrete il cielo illuminarsi a giorno, di notte, illuminarsi a giorno, quello sappiate che è il segno che Dio vi dà, che sta per castigare l'umanità per i suoi delitti. Bene, che fine ha fatto? Quindi nello spazio di pochi anni, circa 30 anni, c'è il segno, va bene. Non sono pochi, ma non sono poi neanche tanti. A Guadalupe la Madonna al vescovo francescano di Città del Messico promette il segno e il segno arriva, come ora vedremo, che sapete tutti qual è, sul mantello, sulla tilma, che era questo mantellino che Juan Diego indossava, dove aveva messo i fiori. Anche questo è un miracolo, perché i fiori, scusate un momento, perché i fiori che vengono raccolti da Juan Diego sul Tepeyac in quel periodo lì non ci sono, invece lui li ha trovati. Quindi un miracolo nel miracolo, li ha messi tutti dentro, perché la Madonna le ha detto di far quello, dentro questo tilma, questo mantellino, e l'ha portata al vescovo. Poi aprendolo, come ora vedremo, si è impressa la foto della Madonna. Ma stavo dicendo, a proposito dei segni, la Madonna a Medjugorje è dal 1981 che annuncia questi 10 segreti, no? In particolare, credo sia il terzo segreto, se non ricordo male, riguarda il fatto che ci sarà un segno visibile a tutti sul podbordo.
E a quanto pare ancora, io ho cercato quando andavo a Medjugorje di verificare se era vera questa notizia, ma non c'è verso, non c'è stato verso, almeno perché forse io non ho avuto fortuna, di sapere se è vero o no, ma tanti lo credono, che cioè non so chi, il cognato, il fratello, un parente di Visca che senza una gamba, durante il tempo di Ricci Segreti e quando apparirà il segno sul podbordo, lui recupererà la gamba. Ancora, bisognerà che Miriana comunichi l'inizio dei segni di Medjugorje attraverso il sacerdote che lei sceglie, che sarebbe ancora oggi padre Peta, che però è ultra ottantenne, mentre padre Livio anche lui è ultra ottantenne, e i veggenti cominciano a non passarsela bene neanche loro con l'età, nel senso che non sono più ragazzini come si dice a Roma. Allora una questione seria con coraggio possiamo porla, e cioè, ma se la Madonna, cioè la Madonna viene per dare annuncio di, cerchiamo di capirci, cercate di capirmi, lo dico veramente con enorme, come dire, travaglio interiore, però è una questione che va posta. Ma la Madonna viene per annunciare, anche in Ruanda, a Kibeo, la Madonna in un'apparizione storica, durata non so quanto, quasi tutto il giorno, che i veggenti si sono sentiti male, sono svenuti più volte, ha mostrato lo sterminio tra Hutu e Tutsi in Ruanda, che di lì a poco è avvenuto, c'è anche morta una veggente in quello caso. Insomma, quello che voglio dire è, invece a Medjugorje sono già quanto? Dunque 43 anni, 44 anni, vabbè, ancora possiamo aspettare, però la questione che io pongo è la seguente: può la Madonna venire ad annunciare per la prima volta castighi, segreti ed eventi che poi riguardano la generazione dopo di noi? Non avrebbe molto senso rispetto alle altre apparizioni, dove ogni volta la Madonna ha annunciato dei segni e sono arrivati nello spazio tutto sommato al massimo, appunto come Fatima, di non più di 30 anni. Qui siamo a 44 anni, a giugno 2026 saranno 45 anni, andiamo nell'ordine di quasi mezzo secolo e non si vede nulla all'orizzonte. È vero che da un momento all'altro può succedere, però era per porre la questione. Ma torniamo a Guadalupe, alla Madonna di Guadalupe. Vi dicevo che la Madonna, come vedremo, dà il segno, mette la propria effigie sulla tilma di Juan Diego, e quello che vorrei dirvi, Fiorica, una cosa interessante è che padre Amort, padre Gabriele Amort, possiamo chiudere la tenda per favore, padre Gabriele Amort era convinto che questa immagine della Madonna potesse avere un effetto esorcistico. Lui stesso ne ha fatto prova più volte, cioè aveva nella sua scrivania, quando io andavo a trovarlo, sapete, sono stato per più di 2 anni vicino a padre Amort, vicino, insomma andavo a trovarlo, non è che vicino, non lo posso dire, andavo a trovarlo, l'ho presi come confessore, mi facevo fare la preghiera anche io, insomma, perché un uomo santo vicino a Padre Pio, tanti anni, e lui teneva nella scrivania la Madonna di Medjugorje e la Madonna di Guadalupe. Quando io chiesi perché la Madonna di Guadalupe, mi rispose che appunto era una immagine esorcistica, perché ha detto è la foto della Madonna. La Madonna di Guadalupe è la foto impressa della Madonna, come ora vedremo. Ecco, allora torniamo a noi. Quindi qui c'è questo santuario che è così organizzato. Poco sotto le falde del colle Tepeyac sorge l'antico santuario. È una chiesa bella, ma piccola, che per secoli, da quando è stata riconosciuta l'apparizione poco tempo dopo, fino agli anni 2000, è stato il luogo di ritrovo dei pellegrini provenienti da tutto il mondo, e i messicani sono molto legati a quella chiesa lì, la prima chiesa, chiamiamola così. Poi sali il Tepeyac, che c'è un sentiero, non è un colle così grande, perché già Città del Messico è alta, e c'è però questo colle effettivamente fiorito, vabbè, è chiaro che oggi lo sistemano, lo coltivano, e lì alla sommità del Tepeyac c'è una piccolissima cappella, ma proprio piccola,
dove appunto quello è il luogo più sacro, perché è il posto dove la Madonna è apparsa e ha parlato un paio di volte all'indio da poco battezzato Juan Diego. Invece a valle, sempre dentro lo sconfinato perimetro del santuario di Guadalupe, si trova la basilica consacrata, dedicata alla Madonna da Giovanni Paolo II. Cioè, Giovanni Paolo II è andato più volte in Messico e ha salutato e venerato la Madonna di Guadalupe, inaugurando anche, ecco, queste sono immagini di repertorio in doppia alla mia destra, vedete un non ancora provatissimo Giovanni Paolo II, che forse questi sono gli anni 90, queste immagini, si reca, vedete, a Guadalupe, in Messico, al santuario della Madonna, e inaugura proprio il nuovo santuario, che è immenso. E proprio dentro questo immenso santuario a forma circolare, non proprio bello, bisogna dire la verità, ma sono i santuari odierni, pazienza, si trova sulla sommità dell'altare questa reliquia straordinaria, che è la tilma, il mantellino, la mantellina di Juan Diego. Forse possiamo proprio mostrare il quadro, non solo l'immagine del santuario, dentro questa cornice e questo cristallo c'è dentro questa tilma, che è proprio l'effigie miracolosa della Madonna. Ai piedi del quadro, dietro l'altare, guardate la genialità dei messicani, perché per i messicani la Madonna di Guadalupe è quella che è la Madonna nera per i polacchi, per esempio. Noi italiani non abbiamo probabilmente voluto, chissà, forse perché c'è Roma, una identità nazionale intorno alla Madonna. Non c'è una Madonna attorno alla quale tutti, ecco, questo è il quadro, attorno a cui gli italiani si riconoscono. Invece in Messico vale più della bandiera la Madonna di Guadalupe. Adesso vi dirò che cosa hanno fatto i massoni durante il regime di Calles negli anni 20. Quindi qua vedete alla mia destra la foto della Madonna, la tilma della Madonna, il quadro della Madonna, lo vedete dal basso in alto, vero? Sì, perché c'è, questa è la genialità dei messicani, guardate che cosa interessante, hanno creato una tapiluran, un tapiluran frontale, per cui i pellegrini, per non farli sostare davanti alla Madonna, perché i messicani impazziscono, non avete idea, bisogna vedere coi propri occhi come è capitato a me. Hanno un pathos che è molto simile a quello mediterraneo degli anni 50, prima del prebellico. Non potete immaginare i messicani che legame sentono anche oggi in questa festa, che può essere considerata festa nazionale in Messico, nei confronti della Virgen Morenita, come la chiamano con affetto, Virgen Morenita, Virgen Milagrosa, come recita la canzone, Virgen Morenita, Virgen Milagrosa, ecco. Allora hanno creato questo tapiluran, per cui tu ti metti lì e lui ti trasporta, mentre dal basso in alto, come state vedendo in questa foto di repertorio, contempli la Madonna e veramente rimani estasiato, senti che è un'immagine potentissima. Io ho avuto un'enorme grazia quando sono stato a Guadalupe, perché il rettore del santuario, era il luglio del 2013, mi permise di salire dunque sull'altare e di fare una foto che ho a casa mia accanto proprio alla quadro con la tilma. Praticamente con la mano ho potuto toccare il quadro e guardarlo da qui a pochi centimetri di distanza. Ecco qui, questa è la foto di repertorio, guardate, per dirvi che non mi invento nulla. Ecco, non è che si può andare lì, non si può andare dove mi vedete, quello è un miracolo nel miracolo. C'è il miracolo del quadro e c'è il miracolo di Don Minutella messo lì in barba a tutti i nemici, prima ancora che mi buttassero fuori da tutti i santuari. Un giovane Don Minutella, estasiato, andai solo con un parrocchiano, che era come se non ci fosse, e praticamente mi fu consentito, come vedete da questa foto, di mettermi lì
e proprio pregare davanti a quel quadro. Non potete immaginare l'emozione naturalmente che ho potuto provare, perché da giù io sapete cosa ho fatto? Forse hanno provato tenerezza per me. Mentre passavo col tapiluran, io passavo e ripassavo, perché è una fila immensa. Io sono andato nel mese di luglio, finisco con i ricordi e poi andiamo alla sostanza del messaggio, e poi rivolgiamo un saluto a Padre Ciabello. Dunque, l'ultimo ricordo personale che vorrei esprimere è questo. Io andai nel mese di luglio 2013, sono stato circa una settimana, e poi il penultimo giorno, anzi il terzultimo giorno, la mattina, voi sapete c'è il fuso orario, quindi uno un po' sballa con gli orari, proprio il corpo sballa completamente, perché sono non so quante ore di fuso orario. Comunque al mattino ora locale io scendendo andavo, quando ancora era buio, al Tepeyac, per salire. Lì, tra l'altro, i messicani sono stati bravi a ricostruire, perché c'è il canto degli uccelli. Io ho detto, ma guarda che bello questo canto di uccelli, invece è riprodotto, non sono veri. E scendo giù in reception, e il receptionist, ecco, questo è l'esterno invece del santuario moderno, e quando viene il 12 dicembre, come oggi, festa clamorosa, nazionale per i messicani, e cominciano a girare tutti attorno al santuario. Simono, aprono le porte per mostrare il quadro, no? E tu vedi, io ho visto con i miei occhi questo, e tu vedi i messicani che girano, famiglie intere, appena stanno passando davanti al quadro a distanza, perché dall'esterno piangono, si emozionano, è veramente commovente. Allora il sessionist mi dice, padre si prepari perché sta arrivando un pellegrinaggio, sai, sta arrivando un pellegrinaggio. Mi è sembrato strano che quello dicesse si prepari. Bah, si prepari. Poi esco di lì, siccome volevo prendere un caffè, vado al solito bar vicino al santuario, bar, non era un bar, noi lo chiamiamo bar in Italia. Chiedo un caffè e mi dicono lo stesso che chiedo in talare, padre, allora domani mattina deve venire presto, venga presto, perché poi dopo arriva il pellegrinaggio, di nuovo arriva il pellegrinaggio, e poi di nuovo al santuario, e poi per comprarmi qualcosa da mangiare, e domani padre, ma dico, ma perché questa preoccupazione per un pellegrinaggio? Poi ho capito. Arrivava un pellegrinaggio, non mi ricordo, dovrebbe essere, non mi ricordo il nome della diocesi, è una città del nord del Messico. No, non avete idea, figlioli cari. Saranno arrivati circa 3, 4, forse anche 500.000 pellegrini dalla stessa diocesi. Avete idea di che significa circa 400-500 mila pellegrini? Una fiumana umana che si è... E ora capisco perché mi dicevano stia attento padre, provveda per tempo, perché praticamente è andato tutto in tilt. Un tappeto umano con donne, con tanti bambini che hanno dormito all'esterno del santuario, e non fa caldo la sera lì, hanno dormito all'esterno del santuario. E io la mattina successiva, l'ultimo giorno, e qui mi commuove a ricordarlo, camminavo per la strada, siccome vedevano il prete in talare, che lì non la mettono più la talare purtroppo, e la gente chiedeva la benedizione, chiedeva il saluto, mi presentavano i bambini, una cosa, un popolo, quello vero, non quello che si inventa la falsa chiesa sincretista e sinodalista, il popolo vero, che quando ti vede il ministro di Dio con l'abito sacro te lo cerca, ti chiede mi davano i bambini in braccio. Peccato che non ho foto di repertorio in questo. Mi davano i bambini in braccio, sono andato presto, al mattino alle 7, e questi erano felici lì, capito? Avere dormito nei saccappelli o nelle tende, tutto intorno al santuario, avete idea? 300.000. E finalmente io mi sono messo in mezzo a loro quando è cominciato il giro. Guarda come mi commuovo. È cominciato il giro attorno alla Madonna, e mettermi in mezzo al profumo, se volete, chiamiamolo profumo, di questo pueblo, e camminare con loro, girando, e sentirli cantare. E poi io mi trovavo accanto a un uomo, a una donna, ai bambini, agli anziani, tutti insieme, con la Virgen Morenita, a girare. E quando poi anche io mi sono trovato con loro davanti al quadro, all'esterno, io che invece gli ero salito di sopra, è stato più emozionante, perché ero con questa gente che piangeva, che la salutava, che gli presentava i bambini, che si inginocchiava. Una cosa che non si può descrivere, è che in Italia non solo non abbiamo più, ma dove c'è è indicato come fanatismo,
devozionismo medievale è roba che deve essere superata. Ecco, volevo dare questa testimonianza. Adesso invece andiamo al racconto. Le apparizioni di Nostra Signora, la Vergine di Guadalupe a Juan Diego, la miracolosa imposizione della sua santa immagine sul lumine Ayate o tilma del suo veggente e il suo messaggio d'amore hanno come scopo principale quello di annunciare Gesù Cristo ai popoli che abitavano il nuovo mondo. La prima apparizione avviene il sabato 9 dicembre al mattino presto. Dunque Juan Diego non è tanto giovane, è un cinquantenne circa, forse neanche, indio, che si è convertito da poco, è stato battezzato lui, e abita con lo zio, uno zio molto ammalato. Tenete presente questo perché la Madonna compirà il miracolo. Ecco. Allora lui doveva andare ad ascoltare il catechismo, dove oggi sorge il centro storico di Città del Messico, c'è una bella piazza con una bella cattedrale. Allora io ho fatto questo percorso dalla casa natia, nel sobborgo indigeno dove viveva in Catapecchie, Juan Diego. Ecco, tra l'altro lì stavo dimenticando di dire che nel santuario c'è anche, oltre che il museo che è molto bello, c'è anche la cappella, oggi è cappella, che allora era la casetta dove aveva chiesto di vivere in estrema povertà Juan Diego, che stava a piedi nudi, viveva a piedi nudi, non voleva i calzari, e viveva a piedi nudi in una vita di povertà e penitenza, ha vissuto lì fino alla morte, va bene? Ecco, torniamo a quello che dicevo, lui doveva andare ogni giorno da questo sobborgo indio, no? al quale apparteneva, e attraversare il Tepeyac, quindi questo colle, ma non salirci necessariamente, attraversarlo, per poi arrivare al centro storico dove c'era la cattedrale, dove veniva fatta la catechismo agli indios. Era il sabato 9 dicembre al mattino presto. Juan Diego esce di casa, lasciando lo zio molto ammalato, e cammina come sempre, suo solito, per andare al catechismo passando dal Tepeyac. Mentre sale sul Tepeyac per andare al centro, in cima alla collina, vede una giovane donna che gli dice: figlioletto mio, il più amato. Ci sono espressioni che evidentemente io ci rimanevo male perché diceva la Madonna, perché lo dice a lui, a me no? Poi ho capito che la Madonna lo dice a lui perché attraverso di lui, Juan Dieguito oppure Juanito, la Madonna intende dirlo a ciascuno di noi. Figlioletto mio, il più amato, io sono, guardate qui, la perfetta Vergine Maria, sempre madre del Dio più vero. Guardate che questo ci sarebbe da fare, che i teologi sono diventati tutti o quasi tutti dei disgraziati. Di fronte al sincretismo pluralista, all'indifferentismo religioso di Abu Dhabi, basterebbe scrivere un libro su questa frase iniziale con cui la Madonna si presenta a Guadalupe in Messico, nel periodo in cui c'era la cosiddetta colonizzazione, che altro non è stata che la cristianizzazione del popolo azteco, del popolo maya, eccetera, dei popoli indigeni. E la Madonna dice: sì, questo è il Dio vero, e io sono sempre vergine, la perfetta sempre vergine, madre del Dio più vero. Desidero tanto che tu sia così gentile da costruirmi qui il mio piccolo tempio. Lì sarò sempre pronta ad ascoltare il loro pianto, parla dei fedeli, no? La loro tristezza, a purificare, a guarire tutte le loro diverse miserie, i loro dolori, e lo ripete, i loro dolori. Ma anche un'esperienza che ho vissuta io, mi ricordo quando poi venne il momento di andare via, perché dovevo andare a prendere l'aereo a Città del Messico, non mi riusciva di andarmene. Ho sentito questa purificazione, ho sentito questa liberazione, questo rinnovamento interiore che la Madonna ha promesso a Guadalupe. È un santuario terapeutico, a proposito, è il più visitato al mondo, È il santuario cattolico più visitato al mondo. Le stime parlano di circa 12 milioni di pellegrini l'anno, mentre per esempio Lourdes ne fa 4 milioni circa. Capite la differenza? E l'altro grande santuario, tra l'altro dopo Città del Messico, in barba alle castronerie di Fernandez,
che teme che la corredentrice possa scandalizzare il popolo semplice, ma dopo Guadalupe con 12 milioni, l'altro grande santuario mariano più visitato al mondo è quello, giusto per saperlo, mariano, quello di Aparecida, dove pure sono stato in Brasile, mi pare faccia circa 7, forse anche 8 milioni di pellegrini l'anno in Brasile. E attenzione che ce n'è uno assolutamente sconosciuto, non so se Fra Celestino ne ha sentito parlare o voi pure, si chiama il santuario di Lavang in Vietnam. Attenzione che è un santuario mariano che sta facendo concorrenza, è un santuario che lì la fede cattolica è molto forte in Vietnam, e questo va bene. Allora, questa è la prima apparizione. La seconda apparizione, quindi la Madonna dice di andare dal vescovo, gli dice adesso vai dal vescovo e vai a dire che voglio costruito un tempio a me dedicato qui, sul Tepeyac, in pianura però. Juan Diego corre subito dal vescovo, ci doveva andare, però ci va questa volta per comunicare la notizia, ha dovuto memorizzare il nome della Madonna, no? La sempre perfetta Vergine Maria, madre del Dio più vero. Però io più vero mi sembra che sia del Dio verissimo, comunque, perché qui delle traduzioni non bisogna forse fidarsi troppo. Comunque, la seconda apparizione avviene che Juan Diego va, ma il vescovo non ci crede, e lui si scoraggia molto, si scoraggia moltissimo, perché il vescovo non gli dice che vuole un segno, gli dice vai a dire alla signora se è lei che si scelga un altro messaggero migliore di te, perché è indio, no? Indigeno. E mentre sale il Tepeyac per tornare a casa, è scoraggiato e abbattuto, vede di nuovo, per tornare a casa, sullo stesso punto del Tepeyac, la Santa Vergine, che lo conferma nella sua missione e gli ordina di insistere il giorno dopo. La Madonna dice proprio così, ti ordino di andare dal vescovo, ti ordino di andare dal vescovo. E poi dice, figlioletto mio, il più giovane, è indispensabile che sia interamente con il tuo intervento che il mio desiderio si realizzi. Vi prego molto e ti comando con rigore che domani vada di nuovo dal vescovo. Ti comando con rigore, ti comando con rigore. Ah, la Madonna lo sa, siamo qui, Madonna, tu con noi puoi parlare anche peggio che così, Noi siamo tuoi servi, tu ti puoi fidare, parla Mamma Celeste, noi siamo qui. Mi piace, però mi piace, ti comando con rigore. Che domani vai di nuovo a vedere il vescovo e fa che la mia volontà sia ben chiara a te affinché io possa fare il tempio che ti chiedo. E allora l'indomani mattina di nuovo il povero Juan Dieguito da casa attraversa il colle, non c'è l'apparizione, va dal vescovo di mattina, domenica 10 dicembre, e il vescovo lo fa aspettare a lungo, poi lo riceve in poche battute e gli dice che non ci crede, che non ha tempo da perdere. E allora Juan Diego ritorna a casa e passa di nuovo da lì, e qui c'è la terza apparizione alle ore 15, mentre torna a casa dopo che il vescovo l'ha trattato malissimo. La Madonna, il vescovo ha detto voglio un segno, la Madonna ordina a Juan Diego di tornare sulla collina il giorno dopo per ricevere il segno che lei gli darà. Va bene, figlioletto mio, il più amato, domani tornerai qui per portare al sommo sacerdote, così lo chiama, La Madonna chiama il vescovo il sommo sacerdote, chissà che non l'abbia voluto prendere anche un po' in giro. No, scherzo. Al sommo sacerdote la prova, il segno che egli ti chiede. Con ciò ti crederà immediatamente e non si fiderà affatto di te. Juan Diego non torna però a casa a causa della malattia. No, scusate, Juan Diego torna a casa, ma l'indomani, che la Madonna gli aveva dato appuntamento sul Tepeyac, lui non ci va, perché lo zio Juan Bernardino, anche lui un indio, si ammala gravemente. Qui naturalmente non sto per ragioni di tempo a spiegarvi quale influsso nell'evangelizzazione cristiana abbia avuto l'apparizione di Guadalupe sui popoli indigeni, Azteco, Maya, su tutti i popoli indi dell'America, dell'Ispano America. Comunque l'11 dicembre lui non va, perché lo zio si aggrava.
Invece, ecco adesso l'apparizione più importante è quella che festeggiamo oggi, 12 dicembre come oggi, del 1531. Dovete sapere che, non so se a quei tempi era pure così, in Messico la mattina, almeno quando sono stato io ed era luglio, il cielo è sempre plumbeo la mattina. Cioè, non so se è un problema atmosferico, sempre proprio cupo, cupo. Ci sono spesso temporali, forse nel periodo estivo. Comunque lui, 12 dicembre, si mette in cammino per il fatto che lo zio è quasi moribondo. E allora deve andare al centro, passando dal Tepeyac, per chiamare un sacerdote affinché porti l'estrema unzione allo zio. Che cosa fa di mattina presto? Volete saperlo? Ve lo dico. Aggira l'ostacolo per non incontrare la signora che gli dice che vuole che lui vada dal vescovo, lui dal vescovo non ci vuole andare, gira attorno al colle Tepeyac dall'altra parte, non va sul colle, quindi fa più strada per andare a cercare il sacerdote. Ma vi immaginate cosa succede? Che mentre sta girando il colle e finalmente ha attraversato il Tepeyac, si vede comparire di fronte la Santa Vergine che gli va incontro, lo rassicura della malattia dello zio e gli dice: ti do, sono parole della Madonna, ti do la piena certezza che egli è già guarito. Effettivamente poi la guarigione dello zio corrisponderà esattamente all'orario in cui era guarito lo zio, primo segno. Ma è il secondo segno, quello appunto storico, che ci riguarda oggi, perché la Madonna gli dice: adesso torna sul colle e raccogli le rose, sono il segno che porterai al vescovo. Effettivamente non è che è un segno di poco conto, perché era il periodo in cui non crescono rose lì. E invece Juan Diego sale sul colle e trova le rose. La Madonna gli dice di portarle al vescovo. E allora lui, siccome non ha un contenitore dove metterle, perché non aveva avuto intenzione di incontrare la Madonna, quindi doveva andare a chiamare il sacerdote per suo zio, toglie questa tilma, no? Questo mantellino tipico della cultura india, e prende queste rose, le raccoglie e le mette dentro il mantellino chiudendolo, no? A mo' di bavero lo chiude, e quindi percorre la strada per portare il segno al vescovo. Per portare il segno al vescovo. La Madonna gli dice: figlio carissimo, questi fiori sono la prova, il segno che porterai al vescovo. Da parte mia gli dirai di vedere in lei il mio desiderio e con ciò di eseguire la mia volontà. Allora che cosa fa Juan Diego? Prende questi fiori e corre in casa del vescovo, credo per la terza o quarta volta. Il vescovo lo fa aspettare all'infinito, finalmente lo riceve, disturbato, infastidito, e il vescovo dice: che cosa vuoi? Juan Diego dice: padre, eccellenza, non so come lo chiami, monsignore, ho portato quello che la Madonna, la signora, mi ha chiesto di presentarvi. E attenzione, lui va per aprire la iate, la tilma, dove erano messi i fiori, e nello stesso momento in cui è stata aperta la tilma, i fiori sono scomparsi davanti allo sguardo del vescovo. I fiori sono scomparsi e al posto dei fiori è comparsa l'immagine che conoscete, immagine miracolosa. Cioè con i petali di rosa si sono create le condizioni per la realizzazione di questa immagine. Questa immagine è prodigiosa. Intanto negli anni 20 io ho visto questo, quando sono stato a Guadalupe, sentite che storia, i massoni avevano organizzato l'eliminazione di questa tilma, di questa effigie della Madonna, perché i cristeros morivano dicendo: viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! E sparavano. Quindi i massoni, disturbati da questo,
avevano deciso di eliminare questo quadro, quindi questo capisce, fa capire la matrice satanica. Ebbene, sapete che un sicario un giorno entra nel santuario, siamo negli anni 20 del Novecento, nell'antico santuario, quello piccolo, e con una granata colpisce, va per colpire il quadro. Sentite che roba. La granata parte ed effettivamente, dicono gli studiosi, perché io ho letto lì in Messico quando sono andato alla documentazione del miracolo che vi sto raccontando, effettivamente gli studiosi dicono che se la pallottola gigante fosse arrivata di piombo avrebbe finito con il distruggere e disintegrare del tutto l'immagine sacra. Sentite che cosa accade, che il proiettile parte, ma ad un certo momento abbassa inspiegabilmente la traiettoria e va a colpire il crocifisso che era sull'altare, che si piega in due, e questo crocifisso è ancora lì, a Città del Messico, cioè il figlio ha salvato la madre. Io ho potuto fare un repertorio fotografico, può darsi che adesso la regia vi mostrerà qualcuna di queste immagini. Il figlio lì ha salvato la madre, perché qualche danno l'ha subito il quadro, la tilma. Ecco, guardate, questo è il crocifisso, vedete che è piegato dalla pallottola. E lui, il crocifisso, Gesù, ha praticamente esaurito la violenza della granata, che un po' è arrivata, infatti si è rotto il vetro, qualche danno leggero sulla tilma lo ha creato, però ecco, questa è stato attutito dal crocifisso, per cui il segno prodigioso è rimasto salvo. Bene, allora adesso le ultime due cose. Nel corso dei secoli sono state condotte diverse ricerche scientifiche sulla tilma che reca impressa l'immagine della Vergine di Guadalupe. Cosa ci dicono queste ricerche? Riassumiamo alcuni dei fatti inspiegabili per la scienza. Primo, il tessuto della tilma è ancora intatto e non ha subito alcun deterioramento, nonostante sia fatto di una fibra vegetale che normalmente si consuma in appena circa 20 anni. Questo tessuto invece non ha subito il minimo deterioramento, né a causa del contatto con la folla, perché nei primi 2 secoli questa immagine era praticamente posta alla disponibilità dei pellegrini, né a causa del fumo delle innumerevoli candele, né a causa della polvere, nonostante sia stato esposto senza alcuna protezione per 116 anni, dal momento che il primo vetro protettivo è stato posto solo nel 1647. Questo è il primo fatto inspiegabile, cioè questo tessuto della tilma fatto di fibra vegetale è lì da più di 500 anni senza che si sia deteriorato. Questo è inspiegabile. Secondo fatto inspiegabile, la straordinaria finezza dell'immagine. Forse metterà conto fare un primo piano sul volto, comunque impossibile da realizzare anche per un pittore esperto su un supporto ruvido senza alcun tipo di preparazione preliminare, cioè non è una tavoloccia, non è un'icona, è un mantellino. Non è facile, nessuno può realizzare un'immagine così perfetta su una mantellina, su un tessuto peraltro piccolo come quello di Juan Diego. Terza caratteristica, questa secondo me è una delle più clamorose, ma ce ne sono tante, io sto citando solo le più importanti. I colori conservano una luminosità straordinaria, cioè sono ancora vivi i colori. Per esempio il verde, clamoroso, il verde del mantello della Madonna, è clamoroso quel colore lì. E a proposito, bisogna che sappiate che gli scienziati della NASA, credo siano della NASA, hanno provato a riprodurre con una policromia organizzata in vari modi la stessa caratteristica dei colori della tilma, dell'immagine sacra, e hanno scoperto che non ci sono combinazioni che permettano di raggiungere i colori che ci sono nella tilma. Vedete, è prodigiosa questa cosa qui. Nel 1785
per sbaglio è stata versata sull'immagine una quantità di acido altamente concentrato e corrosivo come l'acido nitrico, ma il tessuto non ha subito alcun danno. Quinto grande prodigio: nella cornea e nelle pupille degli occhi della Vergine ci sono riflessi delle persone presenti nell'ufficio del vescovo durante, guardate, questo non è proprio un primo piano in assoluto, forse possiamo ancora meglio posizionarlo, nelle cornee, nelle pupille della Madonna ci sono riflesse le persone presenti nell'ufficio del vescovo durante l'apparizione dell'immagine sul mantello. Questi riflessi sono stati rivelati da studi condotti nel XX secolo da scienziati specializzati in oftalmologia. Ecco, le stelle sul mantello corrispondono perfettamente, questo è ancora più clamoroso, ci sono studi importantissimi su questo, alle costellazioni del nord e del sud visibili dal Messico il 12 dicembre, giorno dell'ultima apparizione. E poi, come vi ho detto, nel 1921 una bomba esplosa davanti a un'immagine la lasciò intatta, mentre il crocifisso che si trovava nello stesso punto rimase marcatamente deformato. Tra i primi ad approfondire il mistero dell'immagine impressa sul mantello di San Juan Diego furono alcuni pittori, soprattutto tra il XVII e il XVIII secolo. Cosa hanno constatato le ricerche e gli esperimenti? L'immagine è stata studiata da diversi gruppi di pittori e medici, in particolare nel 1666 e nel 1751. Nel 1666 7 grandi pittori della Nuova Spagna ispezionarono direttamente l'immagine e pubblicarono i risultati della loro perizia. Dichiararono che era impossibile che un artista potesse dipingere un'opera del genere su un tessuto così grezzo e ottenere una tale bellezza nel volto, perché è veramente molto bello il volto della Madonna. Tra l'altro è ingravidata, vedete che ha la fascia alzata al grembo, proprio tipico delle donne incinta, e porta Gesù lei. Un'opera soprannaturale, dissero. Allo stesso modo 3 medici giunsero alla stessa conclusione: umanamente non è possibile spiegare il fenomeno osservato. I 3 medici dichiararono, questa è l'indagine del 1666, all'unanimità che l'immagine esposta all'aria aperta avrebbe dovuto presentare un gran numero di segni evidenti di corrosione. La conservazione del tessuto e dell'immagine impressa su di esso sono inspiegabili, tenendo conto dell'umidità che li circonda e dell'atmosfera salmastra che colpisce anche i metalli. I colori sono impregnati nel tessuto, in modo tale da attraversarlo e renderlo visibile sul retro dell'immagine, il che dimostra che il tessuto non era stato preparato per essere dipinto, rendendo inspiegabile il fatto che l'immagine sia ancora lì. Non so, mi veniva da pensare al volto santo di Manoppello, se noi italiani facessimo quello che fanno i messicani con la Virgen Morenita. Con l'approvazione del Consiglio del Santuario di Guadalupe il 30 aprile 1751, Miguel Cabrera e altri 6 pittori, quindi seconda indagine più di un secolo dopo, si dedicarono a esaminare minuziosamente, poco meno di un secolo dopo, minuziosamente l'immagine, staccandola dalla cornice, sottoponendola ad una indagine seria. Quali furono le loro conclusioni? A. La durata del tessuto è inspiegabile, considerando, allora era il 1751, i suoi 220 anni di età. B. La tilma è realizzata con un tessuto di origine vegetale. C. Il tessuto non è stato preparato in precedenza per essere dipinto e l'immagine è visibile dal retro. D. Il disegno e i tratti della Guadalupana sono impeccabilmente proporzionati e disegnati. Questo grande pittore messicano, Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, fondò la prima Accademia di Pittura del Messico nel 1753 e scrisse nel 1756 un importante trattato intitolato Maravilla Americana y conjunto de raras maravillas observadas según las reglas del arte y la pintura. Dirà lui: la bocca
della Madonna, mettiamo in primo piano il volto della Madonna, regia. La bocca è una meraviglia, ha scritto questo artista, ha labbra molto sottili e il labbro inferiore cade misteriosamente in un difetto o nodo della tela per dare la grazia di un leggero sorriso. Alcuni sono scettici, come sapete, sull'origine miracolosa, figurarsi, della tilma, sono quelle cose che i nostri oggi contemporanei atei, miscredenti, agnostici non vogliono sentir parlare di queste cose qui. Allora, uno degli studi, andiamo verso la conclusione, uno degli studi scientifici più famosi è stato condotto a distanza di più di 2 secoli nel 1936 dal premio Nobel per la chimica Richard Kuhn. Cosa scoprì Kuhn con le sue analisi della tilma? Il premio Nobel comunicò conclusioni molto sorprendenti, indicando che in nessuna delle due fibre esaminate, una di colore rosso e l'altra di colore giallo, era presente alcun tipo di pigmento conosciuto in natura, né del regno vegetale, né in quello animale, né nel mondo minerale. Questa è la cosa più sorprendente. Cioè questi colori sono stati pastelli realizzati non prelevandoli da elementi della natura, e quindi vegetale, animale e minerale. Non si sa da dove vengano i pastelli. Si trattava quindi di coloranti sconosciuti. Ecco, allora ha ragione padre Amort, che è una foto della Madonna. I coloranti sintetici erano esclusi dal dibattito, poiché non furono utilizzati fino alla seconda metà del XIX secolo, pertanto non possono essere presenti nella tilma che risale al XVI secolo. Ecco, nell'immagine di Nostra Signora di Guadalupe c'è la donna di Apocalisse, capitolo 12, come sapete, non c'è alcun dubbio. Da notare che il numero delle stelle presenti sul manto della Vergine, 46, distribuite in 23 stelle a sinistra, torniamo sull'immagine per intero, regia, e 23 a destra, corrisponde al numero di cromosomi delle cellule del corpo umano, 23 coppie. Questa osservazione suggerisce ancora una volta che ogni dettaglio del mantello ha una sua ragion d'essere. Questo è un simbolo con cui la Madonna dice che ella ha portato il Redentore nel mondo, che ha condotto a noi il Salvatore. È incinta e lei vedete che tiene la mezzaluna sotto i piedi, e anche sappiamo che i papi recenti vi si sono recati, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e naturalmente lei è chiamata, come io ho visto quando sono andato a Guadalupe, c'è scritto Reina y Emperatrix de America, regina e imperatrice dell'America. A conclusione di questa bellissima puntata dedicata alla Virgen Morenita, vorrei dire che tutto questo è stato come un omaggio al carissimo padre Chabelo e al pequeño remanente fiel de México. In Messico sta accadendo qualcosa proprio dal Messico che non ci saremmo potuto aspettare, e cioè un paio di sacerdoti, credo siano 4 finora, del Messico, riconoscono nel sottoscritto il León de Maria. Io non conoscevo questi sacerdoti, ho avuto solo un contatto, ma non organizzato da me, procurato da me negli anni passati, con padre Chabelo, che animava il rosario dal Messico come io lo animavo dall'Italia, e non so quali altri ce n'erano, dei 5 misteri, tramite Radio Rosa Mistica in Colombia. Quindi potete immaginare che io non sapevo chi era questo sacerdote. E poi anche non conosco neanche De Visu, peraltro, gli altri 3 che celebrano la messa, incredibile a dirsi, in unione con Leone di Maria. Io ho sempre pensato che la Madonna di Guadalupe, poiché è la prima apparizione mariana, doveva avere qualcosa di significativo per la stagione ultima. E mi sembra che quello che sta accadendo in Messico è veramente emblematico. Credo che il Messico abbia moltissimo da dire, e che la Madonna di Guadalupe debba oggi da tutti noi essere particolarmente pregata,
perché veramente ci ha aperto una strada. È probabile che io presto vada in Messico a incontrare questi confratelli sacerdoti, e questo popolo non è gigante, non sono i centinaia di migliaia di fedeli che vanno lì, però c'è gente che è lì, sta aspettando il Leone di Maria per incontrarlo. Ecco, non possiamo escludere che dall'Italia è nato tutto, in Italia tutto è nato, ma che il Messico adesso possa diventare veramente una sorta di madre patria di questo sviluppo clamoroso, non senza però aver ricordato che nel frattempo anche dalla Costa Rica, il caro padre Tamayo e anche l'altro sacerdote, padre Arturo, si sono inseriti in questo cammino del sodalizio sacerdotal mariano internazional, che intende, con la super regia del caro Vicente Montesinos e con Adorazione e Liberazione, portare avanti questo inaspettato per me da settembre cammino di comunione che mettiamo proprio oggi sotto la cura, la protezione e la custodia della Madonna di Guadalupe. E come la Madonna ha detto, ricordiamo ancora una volta le parole iniziali, sulle quali bisognerebbe scrivere un libro solo sulle parole iniziali, quando la Madonna dice: io sono la madre, vediamo dov'è la parola esatta, un momento solo, la trovo. Intanto rispondiamo alla prima telefonata, la leggiamo dopo la frase. Pronto? È caduta la linea. Io sono la madre la sempre vergine, madre del Dio verissimo. Ecco, madre del Dio verissimo, insomma, fa riflettere tutto questo. Giovanni Paolo II, come vi ho detto, si è recato 3 volte, mi pare, sì, a trovare la Madonna di Guadalupe. Non sto yo aquí che soy tu madre, è scritto all'ingresso del santuario. Non sto yo aquí che soy tu madre. Quando Juan Diego era preoccupato che il vescovo non ci credesse, la Madonna lo rincuora: non ci sono forse qui io che sono tua madre? Ecco, questa parola la Madonna oggi la ripete a tutti noi del piccolo resto: forse non ci sono qui io che sono tua madre. Pronto? Lasciamo le immagini di repertorio, intanto dovrebbero esserci anche quelle di Benedetto XVI poi. Pronto? Viva Cristo Re y la Virgen de Guadalupe. Amen. Amen. Buongiorno caro padre Alessandro. Ecco, quelle che vedete intanto scorrere sono le immagini anche di Papa Benedetto XVI quando si è recato pellegrino a Guadalupe. Dimmi pure. Buongiorno padre, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Senta padre, guardi, intanto io la chiamo per dirle grazie per aver raccontato nuovamente del suo viaggio che lei fece a Guadalupe e appunto della tilma di San Juan Diego. Io ricordo anni fa quando lei lo raccontò e mi vennero le lacrime agli occhi, e questa volta pure mi sono venute le lacrime agli occhi, perché devi sapere che sono molto devota della Madonna di Guadalupe. Comunque padre, io la ringrazio per tutto quello che fa per noi, a nome mio e a nome di tante persone che conosco. Sì. E detta questa premessa, le volevo chiedere un favore personale, padre, un po' che glielo volevo chiedere, e speravo appunto di poter prendere la linea. Sarebbe così gentile, padre, se possibile, da raccontarci a grandi linee quello che fu il primo viaggio apostolico di Giovanni Paolo II in terra, appunto, sul Tepeyac a Città del Messico. Certo, cara Fiola, va bene. Dio ti benedica, santa giornata, con tutto il cuore. Ecco, sì, ha ragione di citare questo viaggio apostolico di Giovanni Paolo II, perché è stato il primo in assoluto che lui ha fatto. È andato proprio in Messico, e i messicani, che sono insuperabili nell'affetto, sapete cosa hanno fatto? Mentre lui prendeva l'aereo, avevano in mano tanti specchietti, attorno si erano messi d'accordo con le autorità aeroportuali, e mentre il Papa saliva sulla quota di crociera, tutta questa gente muoveva questi specchietti. Il Papa ha potuto vedere questo spettacolo meraviglioso. Sì, si è creato poi un legame straordinario. Juan Pablo II te quiere todo el mundo, è da lì che viene. Giovanni Paolo II ti ama tutto il mondo. Il legame del popolo messicano con Wojtyła è una pagina straordinaria. Ma in Messico la Madonna è apparsa lì perché poi in Messico Satana si è accanito durante gli anni 20 del Novecento con la dittatura massonica e il martirio dei Cristeros. Pronto? Si è lodato Gesù Cristo.
Reverendo Padre del Rosario, sono loredana dalla provincia di Roma. Sempre si è lodato Loredana. Ecco, queste immagini che vedete sono quelle proprio del primo viaggio di Giovanni Paolo II a Città del Messico, con una partecipazione spaventosa, starei per dire, di popolo, milioni di persone sulle strade. Dimmi pure. Allora, padre, le volevo chiedere una cosa, però prima volevo dire questo. Chiunque non aver provato una profonda gioia stamani nell'ascoltare la storia della Madonna, e quindi la cosa che a me sconvolge è come si fa a essere partecipi dell'altra parte. Ma figlia mia, ascoltami figlia mia, ma tu ti rendi conto che appunto noi parliamo di queste cose e poi c'è il canale Minutella Show che racconta che io ho una relazione sessuale con la presidente della fondazione, che quella è sposata, che se lo sa il marito finisce non so come, per dirti cosa c'è nel mondo, Ma infatti, no, io guardi, io ho potuto, lei poi avrai capito chi sono, cioè io quando sono vicino a lei o anche agli altri sacerdoti provo una grande gioia, certo, e le posso dire che nel corso della mia vita il rosario che lei ha, così, lei dice sempre pregate il rosario, adesso prego i 3 rosari, brava. dei rosarianti, tante cose che facevano parte della mia vita sono andate è così, via. è proprio E così. quindi non mi rendo conto, non capisco come fanno anche altre persone che ne so, a desiderare la violenza, questo, perché si prova una grande gioia, voglio morire cattolica, che bello, in pace con Cristo. brava. E una cosa grazie, ma le volevo chiedere una cortesia, se possibile, è possibile fare una serie di lezioni, diciamo, su come rispondere non so, ai testimoni di Geova, ad esempio, sì, mi viene in mente tipo la Genesi 13:8, mi sembra, quando parla dei figli della donna e dei figli del serpente. Sì. Quindi se qualcuno mi bussa, io dico, io infatti una volta ti risposi, perché poi sono pressanti i testimoni di Geova. Io ho detto però in maniera pesante, perché poi che stavo citando il rosario mi hanno disturbato. Io sono figlia della donna, tu di che sei figlio? No, perché? Vabbè, insomma, certo. Una serie di catechesi. D'accordo. Dio ti benedica, fiola cara, grazie della tua testimonianza. Si stupiva la nostra sorellina dicendo queste belle catechesi che danno gioia, come mai poi? Come mai? E appunto ho citato il Minutella Show, capito? Che l'indomani dell'incontro di preghiera avrebbe fatto bene a starsene zitta, siccome hanno rabbia satanica che l'opera va avanti, scattano la foto in cui la povera presidente della fondazione, che moltissimi conoscete, la signora Nicoletta Giudice, fa la comunione. E che cosa scrive Minutella Show? Va a scrivere, capito? Guardate l'amante, e c'è gente che ci è andata dietro e è uscita, ora hanno quello che meritano, perché state certi che alcuni il dubbio di avere sbagliato a seguire questa per lasciare il piccolo resto se lo fanno venire, capito? E mi viene in mente un familiare di una delle nostre sorine che era devoto perché era della mia parrocchia, e siccome ha seguito Minutella Show non ha voluto più rapporti con la sorella e non vuole sentire più parlare di me. Ecco, si tenga la cornacchia, si tenga, che si inventa la storia. E ha replicato, siccome ascoltano tutto, mi hanno fatto vedere che ha replicato. Se si arrabbia così è perché è vero. Uno parla della Madonna di Guadalupe, parla delle cose sante di Dio, e guardate che melma che c'è in giro. E c'è gente che preferisce, anziché bere l'acqua fresca e cristallina, no, e tu piangi, ma non la bere, quella è avvelenata, c'è la melma. E no, è migliore, e allora bevila. Pronto? Saluto per Gesù Cristo, Don Alessandro, viva Cristo Rei, viva Maria, la Morenita, la Guadalupana. Io canto spesso questa canzone. Ecco. Voglio salutare anche Vicente che è presente e tutto il popolo messicano, Padre Savero, che lei possa essere non accolto ma straccolto, e che noi diventeremo una moltitudine, se Dio vuole, diciamo, di rosarianti e di amanti di Maria. Una preghiera le volevo chiedere, una preghiera per la mia salute sicuramente, ma insieme, quando lei vorrà, a fine magari della trasmissione, recitiamo con tutta la chat un'Ave Maria con la Morenita, e viva Maria! Grazie, figliola cara. Ma oggi stanno chiamando tutti dalla stessa zona, si vede che nella zona del Romano la Madonna di Guadalupe è molto amata, no?
Bene, miei cari, giungiamo a conclusione, anzitutto dicendo che anche io voglio sperare che prima o poi diventiamo una moltitudine. Intanto stiamo macinando migliaia di chilometri per raggiungere Cluj-Napoca, dove, dopo tanti sacrifici e anche investimento di denaro, se ci va bene saranno una decina di persone. E molto peggio potrebbe andare in Polonia, dove potrebbe non esserci proprio nessuno nell'incontro che faremo in Polonia. Quindi diciamo che nel frattempo noi facciamo i conti con questa sorta di direzione paolina, perché anche San Paolo gli andava così, andava a fondare e poi ha lasciato fare a Dio. Ecco, quindi io non so esattamente come andrà, so che la vittoria è nostra, che la Madonna è con noi, non ci sono dubbi, che quella non è la Chiesa Cattolica, lo sappiamo, e oggi noi veniremo alla Madonna di Guadalupe. La Rosa Sorellina ha chiesto di dire l'Ave Maria, invece noi facciamo 2 strofe del canto, che è l'inno che cantano al santuario della Madonna di Guadalupe, che è la Guadalupana. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la mia Guadalupana, la Guadalupana, Capeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, baco al Tepeyac. Non mi ricordo più l'altra strofa, vediamo, ecco, me la passano. Ecco qui, supplicante juntaba sus manos, supplicante juntaba sus manos, tutti insieme, anche da casa, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, baco al Tepeyac. La Guadalupana, metti in prima, la Guadalupana, non fa niente, Tepeyac. Vi benedico, miei cari, con tutto il cuore, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Vi aspetto questa sera alle 21 per la preghiera coi pionieri del Rosario. Con la corona del Rosario in mano affrontiamo la giornata. Laudetur Jesus Christus. Gracias. Padre Chabelo, el Señor te bendiga y la Virgen te proteja.